Amici e amiche della DDG, terzo appuntamento della stagione con la carovana del DDG che arriva ad Ottobiano Motorsport in quelle di Pavia. Grande frenetismo fuori dalla pista per la direzione gara che qui ha dovuto fare i salti mortali per arrivare al terzo appuntamento con un numero sufficiente di piloti in pista. Circuito di Ottobiano sulla quale la DDG arriva a correre per la prima volta e che con i suoi 1380 metri e 16 curve si issa alla posizione di circuito più lungo dell'intera stagione, circuito che peraltro, come vedete dalle immagini, poi offre un ampio complesso anche per l'off-road all'esterno. Guardate invece quello che ha dovuto fare la direzione gara. Salaris al posto di Tomasetto, leader del campionato assente per questo terzo appuntamento, Bevilacqua per Morini, Casciaro per Canella, Buzzoni per Beneventi, Sollazzo per Colombarini e escono anche Baratella e Randoli, che però non hanno avuto un sostituto. Un tira e molla anche per Campana, che aveva annunciato il ritiro per motivi personali ma che invece in questo terzo appuntamento è in pista. Questa è la classifica dopo i primi due round, con i piloti che hanno già scartato il loro peggior risultato e con Majorana, Resantis e Basaglia che, appunto, scartando il risultato, riescono ad issarsi nelle prime 5 posizioni del campionato. A proposito di posizioni, andiamo a vedere la griglia di partenza con Giardina e De Togni che sono in ultima fila. Giardina addirittura quasi 6 secondi netti più lento di De Togni, poi davanti a loro Lorenzo Occhi e Bevilacqua. Brutta qualifica per Lorenzo Occhi, che in carriera solo una volta era stato fuori dai primi 5. Brutta giornata in qualifica anche per Jürgen Domi e Rami Ftuni, che sono in settima fila in 14ª e 13ª posizione. Male anche Vallieri, che scatta in 12ª posizione, affiancato da Davide Dalla Libera. Roberto Salaris e Davide Buzzoni aprono la top 10 in decima e nona posizione in quinta fila. Settimo ritrovato Gianluca Zanichelli, un lampo di competitività a piazzarsi davanti a Arturo Fantini in ottava posizione. Poi Lorenzo Melis, che fa un'ottima qualifica e va ad affiancare Mario Sollazzo in quinta posizione. Terza fila per Pietro Tondelli, che con un colpo di reni si issa quarto, ma fa benissimo Casciaro, che si piazza terzo all'esordio davanti a tutti. Aveva annunciato il ritiro e invece Patrick Campana piazza la zampata e si mette in seconda posizione, affiancando il leader Matteo Arucci, che sogna di tornare leader alla fine di questo appuntamento. Ma ci sono 2 gare tutte da vivere e le aspettiamo tra pochissimo. Qualifiche che hanno restituito verdetti particolari, molto particolari, che alla vigilia sinceramente non mi aspettavo, sia nel bene e sia nel male, perché comunque vedere fuori dai primi 10 Franz, Jürgen e Loreocchi non me l'aspettavo, ma proprio zero, ma totalmente. D'altra parte, chi mi ha sorpreso in positivo è stato Zanna, perché vederlo in settima posizione mi ha fatto piacere. Dico, io pronosticando la stagione lo immaginavo più avanti e mi fa piacere vedere che è tornato un po' sui livelli di fine anno scorso, almeno in qualifica. La gara poi è da vedere come può andare. Una prima impressione che ti dà il circuito, una volta che ci sei dentro, è che è fottutamente lungo. E se tiri via il pezzo effettivamente può suonare piuttosto brutto da dire adesso che ci penso, però vabbè, ormai l'ho detto e non c'è molto da poter fare. In merito a questo, quando siamo arrivati, questa è una cosa che non ho detto nel primo video, la dico ora, vedo il K stracarico e arriva da me: bro, ma è tutta questa la pista dove dobbiamo girare? Ho detto, sì, perché? Ma è enorme. L'ho detto che è lunga, raga, anche perché se dobbiamo andare a girare su una pista di 700 metri piuttosto sceglievo un'altra meta. È una pista lunga nel quale appunto bisogna prestare tanta attenzione, bisogna avere tanta concentrazione. In realtà non c'è molto altro da dire, perché appunto le qualifiche di per sé hanno restituito questo verdetto. La gara durerà 10 giri, non c'è il cambio del go-kart tra un turno e l'altro, e quindi appunto correremo con lo stesso della qualifica. Una cosetta che fa ridere c'è in realtà, perché magari ve ne siete accorti dai video, però io e Aurux ci siamo guardati alla fine e siamo mai visto il numero, perché fa ridere, lui correva con il mio numero e io correvo col suo, appunto lui col 45 e io col 57, e quindi
stando su questa specie di errore, ci ritroviamo pronti per gara 1. Non c'è molto da dire se non... Fleming, mostraci cosa è capitato, raccontaci quello che è stata questa gara 1, che parte con aspettative particolari. Voi vedete la lunghezza del video e già capite appunto che sarà una gara lunga. 10 giri con questi tempi sul giro vi fa capire perché io ci ho messo tempo a montarla, no? Dai, spero per voi che lo troverete soddisfacente. E quindi eccoci con le immagini dalla pista per gara 1 che si svolgerà sulla distanza di 10 giri, subito on board con Campana che si è preso una splendida prima fila, scatterà con la seconda casella. In questa gara 1 subito sguardo verso Aurucci che sarà a fianco a lui, mentre questo, come ci dice anche la grafica e la regia, è Lorenzo Melis che scatta invece con il sesto tempo. Vediamo se c'è una comunicazione, sì. Sono tornato per i grandi! Primi 8, anzi, pardon, sì, giusto, primi 8 piloti che sono già in griglia di partenza. Alcune indicazioni, anche commenti fra i piloti. Davide Buzzoni in nona posizione, ottimo il suo turno di qualifica, si è messo in top 10 nei primi 10. Qua invece Vallieri, grande deluso, scatta solamente in 12ª posizione, uno dei piloti che spesso e volentieri è stato protagonista di ottime gare in DDG. Man mano stanno arrivando tutti quanti e ovviamente qui c'è anche Jürgen Domi, un altro, come dicevamo in precedenza, dei grandi delusi di questa qualifica. Vediamo se è stato un episodio isolato e se magari la gara potrà tornare a ridarci quelli che sono un po' i valori in campo. Insomma, sarà tutta da vivere la gara. Ftuni, anche lui in 13ª posizione. Momenti di concentrazione mentre stanno arrivando in griglia anche gli ultimi piloti. Qui infatti c'è Marco Detoni che scatta in 17ª e penultima posizione. Dopo di lui arriverà solo Giardina sulla casella numero 18 e dopodiché sarà bandiera verde e dopodiché sarà procedura di partenza. Tutti schierati, direzione gara che fa indicazione di guardare il semaforo, che scatta in questo momento, scatta forte Campana, Melis e Fantini ottimo, mentre brutta partenza per Tondelli con il gruppo che va verso curva 1. Massima attenzione in queste condizioni, nonostante questi kart siano molto piccoli, si alza comunque tanta acqua. Qui attenzione Melis, grande controllo, mentre davanti si snoda il serpentone con Aurucci che si è tenuto la +1, poi Campana, Casciaro, bruttissima partenza di Sollazzo che è precipitato in una posizione, mentre attenzione dietro c'è un testacoda, dovrebbe essere Bevilacqua, e si è girato anche Domi, fatto il vuoto con Campana e Aurucci che stanno subito scappando, mentre dietro c'è lotta dura. E qui siamo con Ftuni che è subito alle spalle di Francesco Vallieri. Ftuni con Giardina che va all'interno. Guardate con quanta delicatezza i piloti stanno appoggiando lo sterzo in curva per evitare di perdere tempo. Vallieri all'interno di Dalla Libera per andarsi a prendere la 10ª posizione, mentre attenzione qua duello per la 4ª posizione con Fantini, Tondelli, Sollazzo, e c'è esitazione di Tondelli, passa con Sollazzo che è quinto, Tondelli che scende in 6ª posizione, mentre Zanichelli si è ripreso la posizione su Salaris. E qua siamo su Buzzoni inseguito da Detogni, ma che ha davanti alla sagoma di Rami Ftuni. Prova a farsi vedere all'interno, è una linea che però non conviene. Ftuni esce molto più forte, infatti la regia ci porta su di lui. Dalla Libera davanti è abbastanza lontano, mentre Aurucci, attenzione, va molto largo. Per fortuna lì c'è un'estensione di asfalto in uscita dall'ultima curva. Comunque chiude il primo giro al comando e lo fa con 1 secondo e 7 di vantaggio nei confronti di Campana, con i due che hanno fatto letteralmente il vuoto. Casciaro è a 5 secondi e mezzo dal leader, 3 secondi e 8 da Campana dopo solo 1380 metri di gara. Sui 13 km 800 metri totali si scivola tanto. Occhi, bussata nei confronti di Domi, mentre la regia qui ci porta su Campana che è in 2ª posizione.
Tondelli prova a riprendersi la posizione su Sollazzo e sembra voler fare lo stesso davanti anche Salari su Zanichelli, ma entrambi i tentativi vanno a vuoto. C'è molta più aderenza sulla linea esterna in questo momento nella fase di curva 1, curva 2, ma tendenzialmente è una cosa conosciuta nel motorsport. Fuori dalla traiettoria ideale, quando l'asfalto è viscido, c'è molta più aderenza, perché in realtà la gomma che si deposita nella traiettoria ideale rende tutto molto più scivoloso, quindi spesso e volentieri è più conveniente evitarla. Occhi intanto all'inseguimento di Domi, è ancora in 15ª posizione. Prova ad impostare in maniera diversa, esce molto meglio, esitazione di Domi. Occhi si va ad affiancare, sembra avere però un po' più aderenza Domi. Pardon, un po' più di velocità, riesce a tenersi la posizione, ma Occhi va di nuovo all'interno e lo fa bene, perché si prende la posizione nei confronti di Domi, che ora vede sguisciare via. Attenzione Bevilacqua, si era infilato all'esterno, contatto e si gira Jürgen Domi. Tanto qua c'è Ftuni che ha fatto un cenno a Vallieri, non so se di stare calmo o gli ha chiesto scusa, non so se c'è stata una bussata, e la bussata invece c'è tutta, perché si è girato Ftuni. No, pardon, De Togni si è girato, pardon. Fase particolarmente concitata, quindi il contatto fra Ftuni e De Togni, con quest'ultimo che ha avuto la peggio. Tondelli girato all'ultima curva, netta sensazione che sia entrato troppo forte, e ora ovviamente tutti i piloti che stanno sopraggiungendo devono alzare il piede, perché è in traiettoria, non possono andare a sfruttare l'esterno. Vallieri 54,7, un decimino più veloce di Velis davanti a lui, mentre davanti si è aperta una voragine di quasi 10 secondi fra Aurucci e Campana, con Aurucci che sta facendo una gara totalmente di un altro pianeta. Allo stesso tempo Campana ha un ottimo vantaggio anche nei confronti di Cassaro, 6 secondi e 1, il gruppo che si è molto molto dilatato in queste condizioni. Tanto qui siamo con Vallieri che ha Melis che prova, pardon, Sollazzo che prova ad attaccarlo alle sue spalle. Sembra avere un po' più velocità Vallieri. Sollazzo però all'esterno trova grande grip, grande velocità, troppa, perché va a pizzicare l'erba, costretto ad alzare il piede, ma resta ancora lì. E alla fine Vallieri si difende, ma la sensazione è che Sollazzo abbia qualcosa di più, un paio di bussatine di Sollazzo su Vallieri. E intanto è l'episodio fra Ftuni, Bevilacqua e Dalla Libera è sotto investigazione. Ancora Melis cerca delle traiettorie alternative per farsi, pardon, Sollazzo nei confronti di Vallieri. Alla fine Sollazzo riesce nel sorpasso, mentre qui le telecamere ci riportano su Campana. Ultimo giro di Aurucci, 44,9. Campana reagisce, 41,9, si riporta sotto a 5 secondi e 9, tempi che sono molto altalenanti. Mentre qui Buzzoni con Bevilacqua che finisce larghissimo, e Buzzoni si prende la posizione, sale in 12ª, mentre dietro Jürgen Domi è ripartito all'ultima posizione ed ha appena superato Christian Giardina. Quarto giro dei 10 totali previsti, ci avviciniamo al giro di boa di questa gara 1. Sotto investigazione anche il contatto che c'è stato fra Rami Ftuni e Buzzoni, che ora è alle spalle di Occhi, che invece è all'attacco nei confronti della Libera. E qui la regia ci ripropone un replay. Siamo in partenza, un board di Vallieri che si dà tanta spinta, ma lo sfila Domi, lo sfilano in tanti. Decisamente uno scatto difficile per Vallieri, passati anche Bevilacqua, Ftuni e Occhi. Davvero uno scatto difficile per Vallieri. Prova a riprendersi poi la 15ª posizione su Occhi, che però riesce a mantenere la linea migliore. Qua abbiamo visto il testacoda di Domi proprio davanti a lui, e qua invece siamo con Davide Dalla Libera, anche lui dà un po' di spinte, e qua si vede in maniera più chiara la partenza decisamente brutta di Sollazzo, lo riconosciamo dal casco bianco e blu,
Guardate Domi a sinistra di Dalla Libera con i due che arrivano davvero al limite, spesso situazioni che possono diventare molto pericolose perché all'interno, vicino ai cordoli, si accumulano delle pozzanghere che possono portare il pilota, ecco, a essere letteralmente un passeggero. Qui vediamo il contatto. Qua invece Occhi. Qui vediamo Buzzoni che si è girato davanti a lui. Occhi, anche lui colpito da dietro, alza la mano come a dire: mamma mia, Domi l'ho evitato per un pelo. Qui invece ancora a prime fasi di gara siamo con Rami Ftuni. Grande mischia davanti con i piloti che chiaramente in queste situazioni, mamma mia, che effetto a catena. Lui colpisce dalla dietro, innescando poi la carambola con Bevilacqua. Diventa letteralmente un effetto bullying. Tante toccatine, tante bussatine che a volte possono essere innocenti. Infatti anche questo episodio tra Vallieri, Ftuni, Occhi e Dalla Libera finisce nel mirino della direzione gara. Qua vediamo un errore al secondo giro di Campana. Infatti l'avevamo visto, aveva perso tantissimo e infatti è arrivato l'errore perché si è girato Campana. Ecco perché si era creato, diciamo, un buco spazio-temporale fra lui e Aurucci. Mamma mia, quante ne sono successe. Vuoi la grande foga dei piloti, vuoi le condizioni. Buzzoni fa strada contromano. Mamma mia. C'è un po', diciamo che di investigazioni non ne mancano. Vediamo il terzo giro invece di Aurucci. Va forte ma viene agganciato dal cordolo all'esterno. Per fortuna perde un po' di tempo a livello di velocità ma non si gira. Mentre qui Domi, terzo giro, infilato da Zanichelli e poi si gira clamorosamente all'interno. Fa tutto da solo Domi, è chiaramente costretto per questioni di sicurezza a far sfilare gli altri e ha dovuto fare una manovra anche molto difficile perché non aveva spazio davanti. E ancora Domi in grandissima difficoltà. E torniamo con le immagini dal vivo con Occhi che ha davanti Davide Dalla Libera. 55-0 Dalla Libera l'ultimo passaggio, 53,5, ha guadagnato un secondo e mezzo Occhi che va all'interno a pizzicare la linea bianca. Occhio perché può essere scivolosa, leggera toccata tra i due e alla fine Occhi la spunta nei confronti di Dalla Libera. Vediamo ora se riesce a fare passo. 10 secondi per Rami Ftuni, causata una collisione. Mentre attenzione, testa coda. Ma è Giardina che però è fermo da un giro. Infatti lo vediamo in classifica, un giro di ritardo. Ancora un errore di Ftuni che davvero è in una bruttissima situazione. Mamma mia, situazione decisamente critica con Rami Ftuni ben più che spazientito. Mentre qua la telecamera ci porta da Campana, pardon, da Aurucci, leader dell'ultimo giro. Vediamo come va a chiudere. Scende un pochettino, torna a 43,6. Ok Pata, Aurucci davanti ha sbagliato, quindi forza, spingi e che non lasciarlo scappare. È una parola, ma è anche una fetta di culo. 43,6 però per un 42,2 di Campana che guadagna ancora 1,4 secondi. Si è portato a 4,5 secondi, mentre attenzione perché davanti abbiamo visto uno scambio di posizioni con Salaris che è andato davanti a Fantini, mentre qua Buzzoni, e qui siamo di nuovo da Aurucci. Tanto completato anche un altro check, stavolta Ftuni viene considerato ok, quindi non ci sono penalità. Siamo ormai al giro di boa, qua di nuovo Dalla Libera che ha davanti Occhi. Due lottano per la 9ª e 10ª posizione. Intanto attenzione, anche Ftuni e Buzzoni, sono 4 secondi di penalità per Davide Buzzoni. Ora stanno arrivando tutti i referti della direzione gara. Di episodi nelle primissime fasi ce ne sono stati davvero a bizzeffe. Dalla Libera appena è andato a dare gas l'ha perso il kart
malamente, fortunatamente scavalcato credo solo da Buzzoni, mentre Vallieri a caccia di Melis affaccia il musetto all'interno. Melis però sembra avere ancora velocità. Lungo Melis, Vallieri forse non si fa pregare due volte, riesce a scavalcare Melis con Vallieri che nell'ultimo giro aveva addirittura girato 3 secondi e 2 più veloce. Quale immagini invece ci riportano una Campana, anche lui salvato dalla striscia d'asfalto all'esterno dell'ultima curva, e giro veloce 41,6. Guardate la progressione con Campana che ha recuperato 3 secondi e 2, poi 1 secondo e 4, ora ancora più veloce. Intanto infatti Ftuni l'avevamo visto scendere dalla P12 alla P17. Vediamo. Mamma, perde posteriore già in impostazione, poi il cordolo interno destabilizza ulteriormente la situazione, si gira e finisce nell'erba e Ftuni indemoniato scende dal kart. Vediamo a questo punto se per ritirarsi o se provare comunque a rientrare in pista. Lo riporta sull'asfalto. La sensazione è che non voglia risalire, credo non lo farà. Mentre qua replay dei Togni, grande controsterzo, lo recupera. C'è davvero tanto da fare per i piloti. No, Dio merda! Ah, e si è girato alla fine. Prima l'aveva salvata, poi no. Tanta difficoltà per tutti. Rimanere in pista è molto importante. Intanto qua è Aurucci che ovviamente con questi distacchi molto dilatati al sesto giro ha già a che fare con dei doppiati. Si scansa Giardina, che addirittura è già dietro di 2 giri in questo momento con questo doppiaggio. Era già dietro di 1 e ora sta andando a doppiare Rami Ftuni, che sta vivendo davvero una gara... Pardon, no, Jürgen Domi, che con Ftuni sta decisamente vivendo una gara da incubo. Campana sta arrivando invece a doppiare il suo compagno di squadra ed è ancora più veloce anche in questo giro. 9 decimi guadagnati, 42,5 Aurucci, 41,6 Campana, che sta tenendo un ritmo indemoniato, e a 3,6 da Aurucci. Tanto Casciaro, errore di Casciaro dall'onboard di Vallieri. Lo abbiamo visto fermo fuori dalla pista. Casciaro era in quinta posizione, se non erro, sì, alle spalle di Fantini. Intanto qua le telecamere invece ci riportano da Davide Buzzoni, che a caccia di occhi ha girato 3 secondi e mezzo più veloce nell'ultimo passaggio. 3 secondi e 7, la regia ci viene subito in aiuto. Da 3 giri consecutivi Buzzoni sta recuperando nei confronti di Occhi. E Occhi che va leggermente largo, deve fare un controllo. Buzzoni però ci è arrivato molto vicino, ma non è potuto approfittarne. Intanto qui siamo Vallieri, perché Sollazzo ha commesso un errore fra la 11 e la 12 e Vallieri si rimette davanti. Vallieri, Fantini, Meli stanno usando tra l'altro una tattica un po' più conservativa, passo più lento ma solido, consistente, senza errori. E ovviamente in queste situazioni, una gara molto confusionaria, la scelta sta pagando. Buzzoni che però ora riceve 7 secondi di penalità dalla direzione gara. Occhio, perché Sollazzo si fa rivedere all'interno nei confronti di Vallieri e si riprende la posizione. Bussata di Vallieri che chiede scusa ma torna davanti, mentre la regia qui ci porta da Melis. Nell'ultimo giro saranno a prendere Sollazzo, ma Casciaro all'interno, forse anche con una leggera bussatina, si prende la posizione nei confronti di Melis e risale in settima. Va a caccia di Sollazzo e Vallieri davanti. E torniamo da Vallieri con Sollazzo che arriva molto lungo, però ha una grande uscita, addirittura troppa uscita, ha calcolato molto male gli spazi, alla fine si gira. Brutto errore per Sollazzo, che riparte in questo momento scavalcato da Buzzoni.
che sale in ottava posizione. Mentre qui Tondelli con Dalla Libera e vanno in testa a coda clamorosamente entrambi. Zanichelli invece da dietro li evita. Arriva anche Michael Bevilacqua che va a scavalcare entrambi. E qui ancora da Aurucci, 41.415, giro veloce per Aurucci. Campana è al quasi centesimo, 41.461, mezzo decimo più lento di Aurucci. Tanta azione, tanta confusione, c'è tanto da guidare, c'è tanto da controllare e non bisogna sbagliare. Attenzione qui, contatto ancora. Mamma mia, non se ne mandano a dire Sollazzo e Buzzoni. Buzzoni indemoniato, Sollazzo lo guarda, Buzzoni sbraccia ancora. Mamma mia, vediamo se ce lo fanno rivedere dalla regia. No, questo è Occhi che aveva perso la posizione su Buzzoni, anche lui è entrato fortissimo, troppo forte, il posteriore non ha retto. Testa coda per Occhi. Ah, qua Ftuni, oh no. Un siparietto fra Giardina e Ftuni che purtroppo sono relegati alle ultime due posizioni. E qua proprio Ftuni che... Domi, no, pardon. Qui sempre... Sì, attenzione, ancora di nuovo. Ancora Ftuni, si è disperato. Intanto ancora doppiaggi per Aurucci, questo è Zanichelli. Ma il doppiaggio Aurucci proprio in direzione dell'ultima curva. Riesce a tenerla bene. Però attenzione, cerca di fare cenno a Zanichelli per dirgli guarda, sono davanti, fammi andare, sei doppiato. Campana non ne ha approfittato granché, resta 4-1. Guardate invece, ogni tanto in mezzo a tutta questa azione Salaris è a 58 secondi. Tanto Tondelli chiude la manovra, prende la posizione nei confronti di Dalla Libera. Qua di nuovo Occhi che va sull'erba, ha tradito tanti questa curva, riesce però a mantenere la posizione mentre c'è investigazione per l'episodio fra i due compagni di squadra, Sollazzo e Buzzoni. Mentre qua alle spalle dei Valieri sta arrivando Casciaro che dopo l'errore sta tornando su e lo sta facendo bene, molto bene all'esterno. Guardate con quanta velocità Casciaro nei confronti di Valieri. Sono proprio linee completamente diverse quelle che i piloti vanno a usare in queste condizioni. Mentre siamo al penultimo giro. Occhi su Sollazzo. E c'è una bandiera bianco e nera proprio per Mario Sollazzo, per l'episodio con Buzzoni. Buzzoni che tra l'altro, ecco, lo vediamo proprio inquadrato in questo momento, ha raggiunto Melis che ha una leggera incertezza, una scodata all'ultima curva, dentro Buzzoni che si prende la posizione, si issa in settima. Mentre davanti a Aurucci taglia il traguardo, va ad iniziare l'ultimo giro, lo fa con un crono di 1.41.987, Campana invece l'ha data forse un pochettino su 44.0, ha praticamente un minuto di vantaggio sul terzo, impressionante quanta differenza c'è stata non solo in termini di passo ma soprattutto a livello di errori, mamma mia qui. Quanti rischi abbiamo visto in questa gara 1. Mentre qui Tondelli davanti Bevilacqua. Tondelli che lo perde al posteriore, poi con un controsterzo si salva, mentre attenzione Melis fermo, una zona molto pericolosa, sta cercando di spostarsi, mamma mia che peccato proprio a fine gara mentre era in ottava posizione. Passa Tondelli e c'è un errore anche di Zanichelli con Bevilacqua che quindi così sale in 11ª posizione.
Davvero difficilissimo seguire la gara. Addirittura Aurucci è arrivato su Sollazzo. Curva 13, respira. Curva 14, respira. Ne mancano 2. 15 e respira. Campana però non ne vuole sapere. Record nel primo e nel secondo settore proprio alla fine, con Aurucci che fa segno a Sollazzo. Resta dietro. Aurucci va a vincere gara 1 e si porta a casa una splendida vittoria, che vuol dire anche leadership di nuovo del campionato. 41,9 alla fine per Patrick Campana all'ultimo passaggio. Non riesce a prendersi il giro record. Qua invece Tondelli con Zanichelli, Bevilacqua davanti. Lotta in queste ultime posizioni, in questi ultimi metri. Occhio perché qui Zanichelli è uscito male. Bevilacqua un po' di respiro. Dentro per una toccata proprio all'ultima curva. Contatto fra Tondelli e Zanichelli. Chiede scusa in tutte le lingue, ma sta arrivando dalla libera che non se la fa mandare a dire 2 volte. Li passa entrambi. Alla fine proprio all'ultimo guadagna 2 posizioni. Chiude in 11ª. Mamma mia, quanta azione. Ancora replay. Vediamo il perché Campana ha perso 2 secondi dopo il nono giro. Doppiaggio qui di Zanichelli tutt'altro che facile. Fa vedere Campana, tra l'altro all'ultima curva qui. Sì, di tempo ne ha perso sicuramente tanto. Mentre qua Sollazzo in sottosterzo. Qua ecco come si è girato Melis. L'avevamo visto girato inquadrato dalla regia, ma non avevamo visto questo contatto. E qui proprio l'onboard di Melis. È decisamente episodio molto sfortunato che ha costretto Melis a perdere tantissime posizioni. Mentre qua occhi su Sollazzo proprio all'ultima curva. Sollazzo è entrato troppo forte, ha perso il posteriore. Occhio, è uscito molto più forte in volata, addirittura spingendosi, è proprio sotto la bandiera scacchi. Si è andato a prendere la 7ª posizione di una gara 1 e quindi Sollazzo provvisoriamente è 8º, però con i 10 secondi di penalità per il contatto con Melis. Sto cercando di capire, anche 10 secondi anche per Tondelli, quindi sono 10 secondi di penalità anche per lui. Buzzoni, che era ultimo dei piloti non doppiati, pensava di aver preso la scacchi, che invece era per Aurucci. Mamma mia, ha riportato il carta ai box un giro prima. Ne è successe davvero di tutte. Fatto sta che Matteo Aurucci prende la vittoria in gara 1, vittoria che significa davanti a Campana e Salaris anche il nuovo comando delle operazioni. Si riprende la testa del campionato. Questa è la classifica finale, con Campana che alla fine ha chiuso a 2 secondi 8, i primi 2 che hanno creato un baratro, una voragine nei confronti di tutti, con Aurucci alla fine che in 41.415 si prende il punto aggiuntivo del giro veloce di gara 1 di questo terzo appuntamento. Domi, che tra l'altro chiude la striscia di 28 gare di fila tutti a punti, aveva il 100%. Resta solamente Vallieri, che ora con 29 gare su 29 è sempre arrivato a punti. È l'unico pilota che ha chiuso con tutte le gare a punti. Questi i racconti di gara 1. Noi ovviamente ci troviamo più tardi per gara 2. Arrivati a fine gara, la prima cosa che mi viene da dire è che mi dispiace tanto per Lore Melis, perché stava facendo veramente una gran bella gara. Sì, su un passo che non era particolarmente veloce, però lui aveva scelto una tattica che alla fine era buona. Girare prudente, senza troppi rischi, non facendo alla fine nessun genere di errore, e stava lì nei primi 6-7. Dopo aveva perso la posizione su Buzzo ed è capitato quel contatto. Ci tengo a dirlo fin da subito, se dovesse arrivare un qualche commento sbagliato, da questo canale voi passate e da questo canale ve ne andate.
perché una cosa che io comunque ci ho sempre tenuto a dire è che nessuno di noi è un professionista, nessuno di noi è un Lewis Hamilton, un Fernando Alonso, un Max Verstappen, Kimi Antonelli o quella gente lì. Siamo tutti ragazzi che corrono per divertirsi, per passare un fine settimana in compagnia. L'errore di Mario Sollazzo c'è? Sì. È un errore piuttosto grossolano? Sì. Può capitare? Assolutamente sì. Lui ha preso la sua penalità e la questione finisce qua. Non serve stare ad aggiungere chissà cosa, è successo quel che è successo, sono cose che capitano, frutto di forse una fase di gara con una condotta un po' troppo aggressiva, però sono cose che possono tranquillamente succedere, appunto di contatti, di errori se ne sono stati tanti. Per il resto vorrei fare il tutto mettendomi a spiegare le penalità. Il discorso qual è? Oggettivamente, eh, il video già secondo me verrà parecchio lungo. Se mi metto anche a spiegare tutte le penalità verrà un'ora. E quindi se ci sono dei dubbi c'è la sezione dei commenti, mi scrivete tranquillamente qual è il vostro dubbio e io ve lo vengo a chiarire più che volentieri. Detto ciò, questa è stata gara 1 e tenetevi pronti per gara 2. Da qui è tutto, ci vediamo tra qualche giorno. Bella!